Ciao, bentornati sul canale. Oggi vediamo come dipingere una carnagione verde-blu, solo una delle possibilità quando si parla di miniature fantasy. Sarà un video breve, quindi cominciamo! Questa miniatura fa parte di Tainted Grail, quindi se volete vedere il resto del tutorial lo trovate qui sotto nell'info box. Io partirò da base zenitale, ma gli stessi passaggi possono essere fatti anche con primer nero, avendo cura di trovare personalmente i punti più voluminosi. Creiamo una base uniforme su tutta la pelle, con il colore Incubi Darkness, o in alternativa un colore simile a metà tra il blu e il verde. Se abbiamo fatto la base zenitale, è bene usare il colore leggermente più leggero per lasciare intravedere il lavoro del primer. Creiamo quindi due mix diversi, unendo al colore usato prima due diverse percentuali di giallo, preferibilmente pallido o schiarito con bianco. Per applicare le lumeggiature è meglio utilizzare un pennello morbido, con setole naturali, come questi che utilizzo di Green Stuff World. Andiamo a rimarcare quelle zone che grazie al primer sono rimaste più chiare, mettendo in evidenza le aree voluminose, rivolte verso l'alto o particolarmente scoperte. È importante usare il colore come un velo leggero, consistenza che deve lasciare intravedere il colore sotto, ma non essere troppo diluita o si stenderà in modo non uniforme. Se fossimo in difficoltà a capire cosa mettere in evidenza sulla muscolatura, mettere la miniatura sotto una lampada e fare una foto da tenere come reference può essere un ottimo modo per semplificare le cose. Facciamo un secondo passaggio con una tonalità più chiara, restringendo la zona colpita, così che si vedano le varie tonalità utilizzate e si concentri l'attenzione in determinati punti. Lavorando con strati leggeri è possibile creare tonalità intermedie anche solo ripassandoci una volta asciugato il primo strato, oppure usare il colore ancora più sottile per coprire gli stacchi. Con il pennello più sottile e il giallo puro ultimiamo questo tipo di lavoro estremizzando i punti luce, lasciando il colore più netto in punti più precisi come i lineamenti del viso e il ginocchio e più blandi leggeri in zone più morbide e lisce come la coscia. Per la pelle è importante cercare di usare i colori leggeri ancora più che in altri materiali, così da creare una superficie morbida e liscia. Per donare un sottotono più caldo possiamo anche decidere di inserire una sfumatura rosata appena visibile, non come illuminazione finale ma in corrispondenza degli stacchi cromatici. In questo modo risulterà solo come un riflesso appena visibile lasciando intuire un sottotono caldo. In caso di miniature più grandi sarà molto importante sfumare gli stacchi dato che saranno ancora più visibili, ma anche su miniature di questa grandezza è un elemento su cui impiegare un po' di tempo. E con questo si conclude questo breve video di approfondimento con una delle tante combinazioni possibili. Si potrebbero usare verdi più chiari arrivando a tonalità più spente e desaturate, oppure molto scure e profonde. Le possibilità sono davvero tante, quindi non abbiate paura di sperimentare per quanto riguarda le carnagioni nelle miniature fantasy. Vi ringrazio di aver visto anche questo breve video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!